Dopo aver passato ore e ore a studiare l'italiano da soli, facendo esercizi e seguendo corsi, arriva finalmente il momento di parlarlo con dei veri italiani. Ma cosa penseranno di tutti i vostri errori? Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia, di Lingua Franca. Ogni settimana su questo canale trovate nuovi video dedicati alla lingua italiana e alle lingue straniere. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da non perdervi i nuovi video. C'è una vespa che gira sopra di me e mi distrae molto. Parlare per la prima volta con qualcun altro una lingua che conosciamo poco può essere incredibilmente spaventoso. E anche se non è la prima volta, potremmo comunque sentirci intimoriti e pensare che le persone madrelingua giudicheranno il nostro modo di parlare. Come possiamo superare questa difficoltà e rimanere tranquilli? Prima di tutto ricordatevi che parlare e capire una lingua nel mondo reale è molto più difficile che parlarla e capirla mentre la si studia, per esempio in un corso. Nel mondo reale, infatti, le persone parlano molto più velocemente, hanno accenti e inflessioni diverse e usano molti colloquialismi. Quindi, quando passiamo dalle lezioni al mondo reale, è normale accorgersi della differenza di difficoltà. Ricordatevi che non significa assolutamente che il vostro studio non sia servito. Semplicemente ci vorrà un po' di tempo e un po' di esperienza per abituarsi. Una cosa importantissima da sapere è che quasi mai i madrelingua italiani vi giudicheranno o vi prenderanno in giro per il vostro livello di italiano. Pensate alla differenza. L'inglese al momento è la lingua comune a livello mondiale. L'italiano invece viene imparato quasi solo da chi deve venire a vivere in Italia oppure da chi ha la passione per l'Italia. Quindi se studiate l'italiano e vi trovate a parlare con un madrelingua, sappiate che quasi certamente lui apprezzerà tutti i vostri sforzi nel parlare la sua lingua. Quando vi troverete in Italia, il mio consiglio è di differenziare il vostro approccio nei confronti della lingua italiana in base alla situazione. Se vi trovate a parlare con qualcuno che sta lavorando e dovete solamente comunicargli qualcosa in fretta, non abbiate paura di passare all'inglese e non offendetevi se la persona con cui state parlando vi risponde in inglese, magari per velocizzare la conversazione. Questo succede spesso, per esempio nei bar e nei ristoranti, soprattutto nelle località turistiche, come Milano, Venezia, Roma. Quando invece parlate con qualcuno che non ha fretta di concludere la conversazione, potete finalmente concentrarvi sul provare a parlare italiano. Non preoccupatevi degli errori che potreste fare e non concentratevi sul dire correttamente ogni singola parola. La cosa più importante in quel momento è di cercare di farvi capire e di trasmettere all'altra persona ciò che avete in testa. In queste situazioni, se l'altra persona cerca di parlarvi in inglese, sappiate che probabilmente sta solo cercando di aiutarvi e di mettervi a vostro agio. Quindi non prendetela come un'offesa al vostro italiano. È molto utile in questi casi far sapere all'altra persona che state studiando l'italiano e che quindi vorreste provare a conversare
solo in italiano. Facendo così sicuramente troverete persone felicissime di sapere che state studiando la loro lingua e potrete chiedergli di parlare più lentamente o di rispiegarvi un concetto con parole diverse nel caso in cui non l'aveste capito la prima volta. Parlare con un madrelingua è utilissimo per il vostro percorso, quindi vi consiglio di cercare di superare l'imbarazzo e di farlo il prima possibile. Se avete modo di farlo venendo in Italia è fantastico, ma anche se non potete, vi consiglio di cercare di organizzare con qualcuno delle videochiamate, così da cominciare ad abituarvi a interagire in italiano. Quindi la risposta è no. Non solo le persone con cui parlerete non vi giudicheranno, anche se il vostro italiano non è perfetto, ma molto probabilmente saranno contentissime di sapere che state imparando l'italiano. Probabilmente vi faranno un sacco di domande a riguardo. Se siete dei principianti, questi consigli possono aiutarvi nel superare questa difficoltà. Fatemi sapere qui sotto se avete già parlato in italiano con qualcuno. E se non siete dei principianti, raccontate a tutti in un commento la prima volta che avete parlato in italiano con qualcuno. Eravate imbarazzati? Avevate paura? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. E se invece non l'avete ancora fatto, ma volete prepararvi a quel momento, questi video vi saranno sicuramente utili. Se questo video vi è piaciuto, potete aiutarmi cliccando sul pollice in alto qui sotto. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!